Buongiorno a tutti! Ma buongiorno! Lasciamo questo luogo in mezzo al deserto che ci ha regalato una nottata incredibile, pazzesca. Ieri sera, tra l'altro, un cielo stellato di quelli come mai visti in vita nostra. Le stelle praticamente le potevamo toccare con un dito. Un silenzio allucinante che faceva rumore da quanto era silenzio. Vero, vero. Abbiamo fatto anche delle foto notturne con il telefono, che magari ve le mettiamo qui sopra, così cerchiamo di trasmettere questa emozione che abbiamo provato. E qui tutto intorno non c'è niente, non c'è un lampione, non c'è un paese, zero inquinamento luminoso e quindi cieli meravigliosi. Siamo praticamente a bordo strada, in quel parcheggio dove abbiamo dormito, ma saranno in tutta la giornata passate 5 macchine, proprio in tutta la giornata. Figuratevi di notte, non passa un cane. Abbiamo da fare circa 100 km per raggiungere un'altra tappa altrettanto emozionante. Un'altra chicchetta. Se voleste venire a visitare questo bellissimo luogo, cercate la R107, che è la strada che lo attraversa, detta anche la Route dei Canyon. Sembra di essere su Marte, tanto è il colore rossastro di queste rocce desertiche. È uno spettacolo. E Charlie è diventato il rover, il nostro rover marziano. Roverino bianco su Marte. Altra informazione che vi potrebbe essere utile: siamo sui 1300 metri di quota, quindi c'è un bel frescolino, ma nemmeno troppo, si sta bene. Abbiamo dormito benissimo e per me una felpettina è più che sufficiente, quindi Fede è maglietta già da stamattina presto. Abbiamo parcheggiato Charlie perché qui, ragazzi, c'è un canyon di quelli spettacolari nel vero senso della parola. Lo potete percepire anche voi con i vostri occhi. Ora facciamo due passi, vediamo un po' anche l'affaccio dall'altro lato. Qui davvero sembra di essere in un parco americano, eh? Sì, non ci sono solo negli Stati Uniti queste robe meravigliose della natura. Anche qui si vede che questa roccia è così porosa che è stata lavorata negli anni dal vento e dall'acqua, perché guardate qua, è proprio un serpentone. Qui milioni di anni dell'opera dei fiumi, una volta vai a sapere nelle ere passate cosa ci doveva essere qui. Ma poi si vedono, la cosa bella è che si vedono tutte le stratificazioni e le fettine, no, di roccia. È assurdo. E poi è il colore anche che la rende così affascinante. Avete sentito che silenzio? Da brividi. Nonostante il sole che scalda, ti vengono i brividi. Guardate quella strada, è quella che dovremo percorrere adesso. Qui ci sono un paio di tornanti, ma è pazzesca sta cosa. Noi ora andiamo giù, ci sarà un dislivello anche di 100 metri, anche 200 metri, e ci inoltriamo proprio dentro le gole. Ma siamo sicuri che ci passa Charlie? Mi sembra tanto finina quella strada. Ci si passa. Assurda sta strada, assurda! Meno male non passa nessuno! At first I thought whatever, yeah. At first I thought I'd work around it. I'd work around it. But you turned out to be so different. Yeah,
Yeah, you turned out to be nothing like them. I changed my mind and got behind it. I got behind it. I'd let you take my breath away. Pick me up like you're my aeroplane, aeroplane. You and me, you know, will never fade. C'è anche un villaggio lì, ma è roba da mare. Rules to break. Altro stop, lì vediamo il paesino, sembra anche che ci siano dei lavori, sentiamo dei camion, delle ruspe, e qui la parte finale della gola, che però è completamente asciutta, non c'è un filo d'acqua. And then we'll do it all over again. We pass the reds, ignore the warnings. È anche crollata la strada. Qui, come vedete, deve essere venuta giù parte della montagna, infatti stanno levando tutta la terra. Abbiamo passato anche un tratto dove la strada praticamente non c'era, è rimasto il guardrail sospeso. Pensa ti capitasse in un tornante. Avevamo appena finito di dire bella questa strada, tutta asfaltata, guarda come fatta bene. Non è colpa certo dei marocchini, perché qui le perturbazioni, probabilmente vento, pioggia, non lo so, ma la frana stessa, perché questa roccia deve essere molto friabilissima, molto friabilissima si dice, sì. Però avete capito. Vabbè, Charlie si riposa intanto che loro finiscono il lavoro e poi si prosegue. E non bastava la prima frana, c'è anche la deviazione nel letto del fiume. Oggi è un caldo clamoroso, siamo già oltre 20 gradi. Io direi che questo piccolo paesino, questa frazione sia un po' a rischio. Voi che dite? Ah, incrociamolo anche un veicolo ora, attenzione, yuppi. Come si fa a lavare Charlie in queste strade? È impossibile, impossibile. Montagne russe. È troppo facile fare il fondo di un canyon a piedi o con una canoa. Noi la facciamo con Charlie. È vero. Volevate vedere in fondo al canyon se ci fosse l'acqua o meno? Vi ci abbiamo portati. Siamo proprio nel letto del mancato fiume, che non c'è, perché qui accanto dovrebbe passare il fiume. E meno male. Sì. È un po' sabbiosa. Forse là sopra si riesce a riprendere la strada. Ci siamo fermati a fare 2 foto, guardate che strada e che paesaggio. Nuova interruzione e strada nel fiume. È pazzesco poter guidare dentro un canyon. Se vedete le immagini un po' mosse e saltellanti, capirete perché. Abbiate pazienza, ma qui è tutto un sasso, una buca, e è difficile tenere ferma la GoPro. A sinistra vediamo questo villaggio completamente distrutto e non ne siamo completamente certi, ma pensiamo che questa sia zona sismica e che sia purtroppo opera di un terremoto molto forte. Alla nostra destra invece il solito palmeto che cresce dove c'è un po' d'acqua, a fondo valle. Ci sono anche dei piccoli orticelli. I palazzi sono molto belli. Questi l'hanno ricostruiti. Ricostruiti sicuramente, perché questi sono nuovi. E poi incontriamo queste donne con questi carichi eccezionali sulla schiena, sulla testa. Vanno a fare l'erba, probabilmente pensiamo noi per gli animali. Hello. Qui è una vita tosta. Queste donne però sono simpaticissime, sono molto solari
e come vedete salutano senza problemi, e è la donna che abbiamo visto che fa questo tipo di lavori. Comunque abbiamo visto gli altri uomini seduti che stanno prendendo il tè, e queste donne vanno a fare la raccolta di queste fasci d'erba e portano tutto sulle spalle. Il paesaggio comunque rimane surreale, perché non trovo altri aggettivi, ragazzi, veramente surreale. Quello è quello che ne rimane di quel borgo semidistrutto. E salendo si vede bene che a sinistra c'è la parte del villaggio completamente distrutta e a destra è stata ricostruita la parte nuova. Idem per l'altro villaggio. Stiamo arrivando in un altro piccolo villaggio, anch'esso sul fondo valle, e notiamo questa costruzione molto curiosa a terrazze. Guardate lui dove si è messo a riposarsi. Dico, levati, dai. Ma via. Ma ora si può andare in mezzo alla strada? Stai là che ti mettono sotto. Ci stiamo arrivando, lì palme foltissime, ragazzi, e meravigliose. Di nuovo un centro storico distrutto, crollato, e intorno hanno ricostruito case più moderne. E ora passiamo proprio dentro con la strada a questo villaggio. I minareti li stiamo incontrando sempre più piccoli e più bassi, questi mini minareti. È molto bellissimo. Però ecco, come vedete, come vi dicevo, ci sono 4 muri, 4 pietre che restano. Ecco, qui si vede ancora meglio. Questo è praticamente il borgo centrale, come vedete, e intorno hanno costruito tutta la parte moderna. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Ennesimo stop, perché restiamo affascinati da questi paesaggi. Qui c'è tutto il letto del fiume che ormai non esiste più, completamente in secca. Guardate che montagne e dove hanno costruito questi paesini. Qui la strada continua, una bella salita. Siamo scesi nel frattempo a 700 metri e la temperatura sale sempre di più. E rincontriamo i nostri amici dromedari. Una mandria di dromedari, una mandria di dromedari. Sai che passano qui sotto? Guarda come sono piccoli questi. Guarda lui, quello lì. E per la prima volta sentiamo anche il verso del dromedario. Che verso fa il dromedario? C'ha un termine? Questo dromedareggia. Guarda quanti dromedari. Guarda quanti sono. E ora dobbiamo aspettare che attraversino la strada, perché come vedete sono tanti. Guarda come corrono. Vanno tutti giù perché c'è una pozza d'acqua, vanno tutti a bere. Guarda quello piccolo. Questo l'ha fregati, gli passa dietro. E questa lassù, ragazzi, è la chicca che abbiamo voluto raggiungere. Qui ci troviamo nel paesino di Amtudi, un po' sganasciato, sgarrupate le strade perché stanno rifacendo tutto. Questa è la condizione delle strade. Mamma mia. Cerchiamo un posto per mangiare perché è l'ora di pranzo. Vediamo, non sarà semplice. Visto che siamo in Marocco, ci siamo fatti un bel piatto di couscous, anche perché è veloce. Oggi vogliamo vedere tantissime cose, mangiamo, facciamo un giretto qui e poi proseguiamo.
Dopo questo veloce pranzetto e dopo aver fatto 2 passi qui per il paesino di Amtudi, è molto piccolino, È un villaggio berbero, è un villaggio berbero, molto molto caratteristico. abbiamo ammirato dal basso questo imponente Agadir Id Aissa, ovvero un granaio fortificato che, pensate un po', risale ben al XII secolo. Che siete. Passando, purtroppo abbiamo visto questa scena che ci ha colpiti. Ti do quella buona, vieni. Ci sono dei bidoni dell'immondizia stracolmi e loro affamati hanno tirato via tutta l'immondizia da sopra. Ci sono anche 3 cucciolini meravigliosi. Noi abbiamo ancora delle crocchette, non molte per dire la verità. Dovremo ricomprarle, gliele diamo tutte e almeno per oggi mangiano. Stanno praticamente rovistando nell'immondizia e non credo che trovino poco o nulla. Guardate quelli cucciolini come sono sporchi, poverini. Da qui possiamo notare ancora meglio questo antico granaio. Sembra quasi un monastero come quelli che abbiamo visto alle Meteore in Grecia, ma questi non sono monasteri, ma sono appunto antichi granai fortificati. Soprattutto in questa zona, la valle di Amtudi, si trovano questi Agadir. Sì, proprio come il nome della città grande sulle rive atlantiche. Agadir significa appunto granaio fortificato. Sono delle antiche strutture utilizzate dalle comunità berbere, gli Amazigh, che sono state costruite nei secoli per proteggere gioielli, documenti preziosi e raccolti. Risalgono al periodo fra il X e il XII secolo. Sono delle vere e proprie cittadelle fortificate. Venivano gestite da una collettività. Ogni famiglia all'interno di quella kasbah, di quella cittadella appunto fortificata, aveva il proprio spazio, la propria piccola dimora e tutti insieme gestivano tutto il complesso all'interno della fortificazione. Oltre ad essere un deposito di mandorle, datteri, cereali e orzo, ovviamente viene da sé che fungevano con la fortificazione da riparo in tempi di conflitti. Come vedete anche la posizione scelta, insomma, è un luogo piuttosto inespugnabile. Venivano costruiti in pietra a secco, cioè pietra su pietra, senza l'uso di cemento e di collanti. All'interno erano presenti appunto, come vi dicevo, delle celle che avevano anche dei cortili interni e tutte queste celle, questi cortili interni poi si affacciavano su una proprietà comune e venivano prese proprio delle decisioni comunitarie, come vi accennavo prima, soprattutto per la gestione del mini complesso, della mini cittadella. Se ne trovano altri, principalmente qui nella valle di Amtudi, ma anche in questa parte, in questa zona del sud del Marocco e nella zona appunto dell'Anti-Atlante. Infatti c'era anche un bambino a cui abbiamo regalato delle penne, delle caramelle, che ci ha detto che più avanti ce n'è anche un altro, ma questo è quello più famoso, meglio conservato, tanto che si è scomodata la signora UNESCO o signora, diventata donna ora. UNESCO o signore, non sappiamo se sia maschio o femmina, comunque sia, tutto questo è diventato patrimonio mondiale dell'umanità. Perché appunto è quello, se non perfettamente conservato, ma è quello che ci si avvicina di più. Lassù ovviamente si arriva solo con una bella scalata a piedi e non sarà il nostro caso. Anche perché fa un caldo allucinante, ci saranno 30 gradi, io sto andando a fuoco. Ora mi brucio anche il collo. Il paesino è, diciamo, in via di ristrutturazione, però è un villaggio berbero accoglientissimo e molto caloroso dal punto di vista umano. Ci hanno salutato tutti, ci hanno fatto passare, hanno spostato furgoni, camion, quindi è molto bello. Probabilmente tornandoci più avanti magari rifaranno la strada principale e sarà visitabile in miglior modo, ecco. Considerate che noi abbiamo mangiato nel letto del fiume. Sì. Ora però proseguiamo perché vogliamo raggiungere un altro luogo. Nel frattempo che noi ammiravamo questo bellissimo panorama, i cani e dopo anche i gatti hanno spazzolato via tutte le crocchette. Tutto. Quindi adesso hanno gli stomaci pieni e noi siamo contenti. Ora ricompreremo un altro sacco di crocchette per i prossimi pelosetti. E guardate chi incontriamo qui sulla strada, un dromedario ruminante con un piccolino. Questa volta non è una mandria, ma è mamma e cucciolino. Ciao belli! Carini, guarda quello piccolo com'è. Quello piccolo ci entrerebbe dentro Charlie, ma si va fuori peso. Ciao! Si è alzato!
Si è alzato. Si è alzato per far vedere quanto era alto. Non c'entra. Vai! Appena usciti da scuola e noi appena entrati nel villaggio berbero di Isht. Guardate che villaggio che ci accoglie, che colori! Eccoci qui arrivati in questo paese di cui io non riesco a pronunciare il nome, ci ho provato più volte ma invano, quindi mi aiuterà Marta. Come si chiama questo posto? Isht. Isht. È un paese che ha una particolarità, ovvero di avere una parte di esso sotterranea. È anch'esso un villaggio berbero. A quest'ora della giornata sono tutti nel coprifuoco perché oggi ci sono 30 gradi. Veramente caldissimo. Si muore. Potete fare il giro in autonomia o ci sono dei ragazzi che si offrono come guide. Anche questo posto ce l'hanno suggerito i nostri amici viaggiatori e noi non potevamo quindi esimerci dal visitarlo, anche perché si trova lungo la strada per andare dove vogliamo andare. Per andare dove vogliamo andare. Trovate tutti questi cartellini Tagadirte. Ora non abbiamo capito se indicano i passaggi sotterranei, ma noi ne abbiamo trovato qui uno e ci infiliamo. Abbiamo le torce dei cellulari e vediamo dove portano. Vediamo. Speriamo di poter fare anche delle riprese con la GoPro. Vedete, si va giù giù. Ma qui c'è un fresco. Senti che frescolino. Ci sono poi tutte queste porticine colorate ed è anche abitato perché abbiamo trovato delle persone che vivono qui. Guardate cosa si apre dietro l'angolo. Ci sono cunicoli ovunque. Il bello è che possiamo andare dove ci pare, solo che è un po' difficile, qui è un po' troppo basso. Noi ora, anche per ovvi motivi di luce, anche per le riprese, non ci spingiamo nei luoghi più bui, anche perché non si vedrebbe nulla. Però già così qui ci abita qualcuno, mi sa. Qui è buio, guarda qua che corridoio. Qui c'è un po' di spazzatura, qui c'è una porta. Non so se c'è qualcosa qua dietro. Tipo stalle. Che buio. Sembra essere Indiana Jones. Ci sei? Vedo la luce in fondo al tunnel. Vedo la luce. Che luce. Che bello, guarda qua. Oh, senti il calduccio che arriva da qui. Qua sotto si sta una favola. No, qui c'è anche una sorta di camino. No, ma qua sotto si sta una favola. Comunque c'è anche l'illuminazione pubblica, Ah, ecco. che però è spenta. Wow. E anche qui sottoterra ci sono delle belle porte colorate. C'è anche il numero civico, il numero 10. Ah, ecco. Allora ci abito. Ci abitano, sì sì. Ora un po' di dismesso. Fa un po' paura, Mette un po' di paura, perché ci sono anche dei sacchi messi di traverso e fino all'ultimo non sai se è una persona o che altro. C'è un forte odore di stalla, ma c'è un fresco, ragazzi. C'è un fresco, vero? Bene, si sta veramente bene. Ma dimmi, preferisci questo fresco o il caldo di fuori? Ah, preferisco tutte e due. Il calduccio perché finalmente c'è un bel calduccio, però qui sotto si sta bene. Perché non è freddo, è fresco. Che è diverso. E dietro di te la via. Quindi siamo usciti. Eh sì, qui si esce di nuovo. Vedi, anche qui c'è il cartello. Wow. Ah, c'è la moschea, vedi? Ah, quindi siamo sbucati dalla moschea. Peccato che le antiche abitazioni, anche quelle in superficie, siano per la maggior parte crollate, distrutte. Non sappiamo se sia stato il terremoto o l'età, gli anni, insomma. Però la parte sotto diciamo che è ben conservata. Qui ragazzi siamo usciti nella piazza centrale, sembra. Quindi alla fine non è proprio tutta sotterranea, ci sono parti sotterranee e parti invece all'aperto.
Ma c'è un abisso di differenza di temperatura tra il fuori e il dentro. Sembra di entrare nel frigorifero. E poi come vi avvicinate all'uscita arriva come il phon, no? Con l'aria calda. Sì. Ah, qual è il portone questo? Sono passate 2 donne berbere, hanno mandato anche un bacino a Marta. Ma sono eccezionali. Tutte bonjour madame, che qualche parola di francese ne parlano. Occhio alla testa. Mamma mia. Ma dove porterà questo tunnel? È incredibile, eh? E questi poi sono i tetti fatti tutti di paglia, di rami intrecciati. Sicuramente sono foglie di palma. Rami e foglie di palma. Guardate il materiale che viene usato per fare queste tettoie, queste Questo è un ramo di palma. si Ramo vede di palma, benissimo. vero? Sì. Poi hanno messo anche delle fronde qui di palma e sembra fango. fango, Questo. argilla. E si secca, argilla, sì, che crea queste pareti. Poi gli danno sopra questa vernicetta rosa. Luogo veramente affascinante. Non dall'idea di essere proprio così resistente nel tempo, ma Io qui sotto non ci dormirei. ecco, noi abbiamo fatto una visitina veloce e poi usciamo Esatto. a cielo aperto. Cielo aperto, perché ora dobbiamo percorrere ben 150 km per raggiungere la prossima destinazione, che è Ta-ta! Ta-ta! Quindi quando si arriva a Tata si fa Tata! Eccoci a Ma Tata! non è che abbiamo fatto ta-ta, come dire, ecco qua a voi. No, si chiama proprio ta-ta. Tata! Nothing is untrue, nothing don't matter. It's all notions of our emotions, of everything we are. Ragazzi, rinfrescatina, ci siamo fermati perché oggi non si respira. Segna 33. esattamente in questo momento 33 gradi, sono le 6 di pomeriggio. Oggi è stato un caldo pazzesco, ai limiti proprio dello sfiancamento. Siamo un po' provati infatti, perché nei giorni scorsi era caldo, ma non come oggi. Incredibile. C'è una vivacità in questa frazione di H, salutano tutti. Evitiamo battute con il nome di questa cittadina, grazie. Fly with passion in our hearts and realizing the power of love will guide us safe to shore. Stanchino? Un pochino. Oggi una bella guidata, eh? Tanti bei chilometri, tanti paesaggi mozzafiato e ho ancora fame. Di nuovo fame, perché comunque mette Ha appetito. bruciato troppo, fuori a stella. Calling you a friend, a lover, a fighter. May we never be like strangers, never be afraid in fear of each other. May we keep on, we uncover. We're caught in burning fire, almost falling from the sky, and the sun may tear the wings of us like Icarus. We fly, fly with courage and bravado, fly with passion in our hearts, and realizing the power of love will guide us safe to shore. Caught in burning fire, and the sun may tear the wings of us like Icarus. We fly. Guardate quanta bella gente abbiamo qui fuori. Buongiorno! 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 Chi abbiamo qua? Buongiorno!
sempre noi. tutti i nostri amici. Buongiorno. Ci troviamo qui in quel di Tata, no, di Tata. Tata, non Tata. Di Tata. Ci prepariamo a fare Andai a mangiare. a mangiare. Siamo a Tata a mangiare. Fuori ci sono 35 gradi, ma noi siamo all'ombra e quindi buon appetito. Cuscuscata oggi. Buon eh. appetito. E poi il super pane pizza. Buonissimo. When the stars glow bright, the summer's old. In the misty bright moonlight, I were told. When the storm is raging in your head, when you feel there's nothing more ahead, the hills they seem all Qui abbiamo un negozio di elettrodomestici. Della notissima marca Güze. La planetaria, ragazzi. Anche la planetaria. the hills by the lake, you were chasing your dream. And I gave you a rose that you kept on seeing. Buongiorno, buonasera. Dopo il pranzettino con i nostri amici ci facciamo una bella passeggiata per la cittadina di Tata. Tata, ve l'abbiamo detto che si chiama Tata. Tata dai 1000 colori, veramente un luogo bellissimo. Oggi è un po' a riposo perché è venerdì e il venerdì è festivo per l'Islam, quindi è un po' la nostra domenica. I nostri amici ci sono stati ieri e hanno detto che tutti i negozi erano aperti, c'era tantissima gente in giro, bancarelle, e oggi è un po' sottotono perché appunto anche loro si sono presi il loro giorno di festa. Ma comunque a noi sta piacendo. Ha la particolarità di questi archi, di questi portici, diversa come architettura da quella che abbiamo incontrato finora. È vero, sembra un po' di essere a Bologna o anche a Torino. Queste sono quelle che hanno messo sulla pastiglia. Guardate qua, i soliti sacchi. C'è l'allenatore anche? C'è anche l'allenatore lì? Giù di re. Assaggino. Guardate, 10 centesimi questo costa. Ma buono! È buonissimo! E questo, ragazzi, è il pane cotto con i sassi che abbiamo mangiato oggi. Sono tutti i sassi roventi, vedete il forno. Ne prendiamo anche uno di questi. Appena uscito. Ma questi sono sassi? Sono i sassi del forno. Sono sassi roventi. Vedi, lui le toglie. Toglie i sassi e il pane è buonissimo. Il pane si mangia. L'abbiamo mangiato oggi, ce l'hanno portato i nostri amici, buonissimo. Che spettacolo, ragazzi, non potete capire. Questo è il forno dove viene cotto questo pane molto particolare e anche molto caldo. E anche molto buono. Ragazzi, l'abbiamo preso per stilizzare. Occhio ai sassi, perché tanto che andare dal dentista. Ora, non sazi, ci prendiamo anche due buonissime frittelle. Wow. Guarda che bombolone. Ma che non è un gordi. bombolone, c'ha un buco. Ma che gordi che siamo. C'è un buco dentro. Assaggia. Sono le frittelle famose che friggono, simili alle nostre. Vabbè. E ora ustiona. Fa croc, quindi è fritta bene. Buona? Sì. Però è bollente. Mamma mia, spettacolo. Vediamo un po' di frutta ora.
E ora indovinate un po' cosa propone il proseguo della giornata. Ci si mette di nuovo a tavola qui sotto ai portici. Bissiamo il pranzo assaggiando la bissara. Fate il gioco di parole. Che è una zuppetta, promette bene. È una vellutata cremosa con piselli, fave e non ho capito cos'altro. Però ci fidiamo e la mangiamo. Eccola, veloce veloce, il tempo di mettersi a sedere ed è già pronta. Ma buona. Com'è, com'è? Ancora è ustiona, vuoi far pelare la lingua. Finita la cena, torniamo ai nostri van. Abbiamo pagato 2 euro tutti insieme, 50 centesimi a testa, pensate.